Mi trovo nell'entroterra del sud della Slovenia, dove esiste una realtà ben avviata, chiamata Sunny Hill, adagiata su uno dei versanti soleggiati dell'Istria. Quando mi sono recata per la prima volta a Sunny Hill, nel villaggio di Crevoi, vicino Capodistria, ero molto perplessa. Percorrevo strade di montagne, piene di curve, e mi sembrava di tornare indietro nel tempo. Malgrado la vicinanza con Capodistria, oggi Koper per chi la vuole indicare in sloveno, mi ci è voluto circa mezz'ora per arrivarci. In linea d'aria dista poco più di 14 km, ma le strade sono strette e curvose. Crevoi è un villaggio confinante con la Croazia e capita spesso a chi non conosce la zona di ritrovarsi in Croazia per poi passare nuovamente in Slovenia. I confini sono delimitati da semplici barre, molto simili a quelle che vengono utilizzate per i passaggi ferroviari, ma non c'è controllo doganale grazie all'Acquis di Schengen, per cui non esistono più frontiere interne tra stati aderenti. Quando si arriva a Crevoi, si viene accolti da un cartello giallo e da un cartello che indica di fare attenzione ai bambini che vanno a scuola. Il villaggio è abitato da poche decine di persone che abitano prevalentemente in case rurali, abbastanza fatiscenti. Percorsa una curva a destra, leggermente in salita, occorre girare nuovamente a destra per addentrarci nel vero e proprio borgo, nucleo centrale di Crevoi, dove, oltre alla ristrutturata casa di Sunny Hill, si trova la chiesa di San Zenone, risalente probabilmente attorno al 1791, con la sua torre. Infatti, appena arrivati, ci si trova di fronte ad una casa che delimita la strada, che porta ad un bel campanile. Ho appreso che si tratta del campanile nuovo, eretto nel 1889 in stile d'Aquileia. Purtroppo il campanile originale crollò nel 1984, ma fu ricostruito nel 1996. Il campanile di Crevoi vanta di essere uno dei più alti dell'Istria. La chiesa e la torre sono circondati ancora oggi da alberi e verde. Un diverso effetto fa certamente la casa dove ha sede Sunny Hill. Si tratta della vecchia casa colonica, un edificio di 200 anni, completamente ristrutturata. I lavori risalgono al 2012. A quel tempo i fondatori di Sunny Hill vivevano a circa 25 km di distanza, nei pressi del villaggio di Pomian, su iniziativa comunitaria chiamata Naravice. Quella sede però era meno adeguata per un ulteriore sviluppo della comunità, quindi hanno cercato di trovare una ubicazione migliore. Le ricerche li portarono nei villaggi di Mociunigi e per l'appunto Crevoi. Nel 2013 hanno organizzato una serie di eventi con un gruppo di persone interessate a creare un ecovillaggio sostenibile. Sempre nel 2013 il team principale, composto da 7 persone, ha realizzato il primo progetto. Nel maggio 2014 sono arrivati finalmente a configurare giuridicamente la comunità come è oggi. Nella seconda metà del 2014 la comunità ha iniziato a ristrutturare l'ex canonica, acquistandola dalla Chiesa Cattolica Slovena. Ciò è stato possibile anche grazie a centinaia di volontari internazionali che hanno sostenuto i primi passi della comunità, sia nel 2014 che nel 2015. I promotori di Sunny Hill hanno deciso di avere due entità legali. La prima entità, una cooperativa, proprietaria degli immobili. Una seconda entità, un'associazione che svolgesse attività e potesse ospitare eventi. Entrambe le organizzazioni sono state fondate all'inizio del 2014 da 6 membri fondatori. Come ho già detto, nel 2014 la cooperativa ha iniziato a ristrutturare una ex canonica accanto alla locale piccola chiesa. L'intenzione era di affittarla, ma la diocesi preferì venderla, così la cooperativa acquistò la casa e la ristrutturò nei 2 anni successivi. L'investimento è stato coperto con 20.000 euro di azioni individuali di 6 soci della cooperativa, 50.000 euro di azioni volontarie, quasi 30.000 euro di donazioni e a migliaia di ore di volontariato. L'edificio della comunità è stato ristrutturato con il sostegno di alcune aziende e donatori, ma soprattutto con fondi privati dei fondatori.
Nel 2016 purtroppo ci sono stati alcuni problemi riguardanti la visione della comunità di Sunny Hill tra i soci fondatori. Le tensioni hanno così costretto i membri fondatori a dividere i loro percorsi. Due dei membri fondatori lasciarono la comunità, mentre la cooperativa rimase con il settore immobiliare. I membri che lasciarono la comunità ereditarono l'istituto Park Istra e l'intero marchio Park Istra. Hanno continuato il loro lavoro in un centro di volontariato di beneficenza di nuova costituzione presso l'ex caserma nel villaggio vicino. La nuova associazione chiamata Sunny Hills Association è stata fondata nel gennaio 2017. La cooperativa ha cambiato il nome e marchio nel marzo 2018, passando da Cooperativa Mociunigi a Sunny Hills of Istria. La casa è composta da un piano terra e due piani superiori collegati tra loro per mezzo di scale in legno. Appena si entra all'interno della casa si può ammirare la cucina rustica, dove il legno e la pavimentazione a mattoni rendono un ambiente accogliente ed affascinante. La pavimentazione è stata fatta con il riutilizzo delle vecchie pianelle che erano parte integrante del tetto. Alcuni materiali della vecchia casa sono stati riutilizzati per creare i nuovi mobili della cucina. Si possono ammirare i tronchi di quercia utilizzati come supporto per le mensole in legno. Suggestivi sono i dettagli delle lampade, creati con una tecnica di intreccio manuale. Accanto alla cucina rustica c'è un'altra stanza, il soggiorno, dove vengono svolti i lavori di gruppo, attività di ricerca e progettazione e attività ricreative come lo yoga. Il principio guida di Sunny Hill è quello di convivere e collaborare nel laboratorio sociale vivente. I valori fondamentali della comunità sono semplicità, gioia, comunità, cura e diversità. In questa stanza è presente la stufa, fonte e produzione di calore per l'intera abitazione. Per riscaldare la casa e l'acqua sanitaria hanno cercato un'opzione sostenibile ed economica. Hanno deciso di utilizzare il riscaldamento centralizzato, con legna e collettori solari. L'efficienza del forno, prodotto da una società slovena, supera il 90%. Ciò significa che anche in pieno inverno possono accendere il fuoco solo una volta al giorno. Catturano il calore della legna che arde in un grande serbatoio di accumulo dell'acqua calda. L'acqua calda del serbatoio viene poi utilizzata per riscaldare i radiatori della casa e l'acqua sanitaria. La stufa a legna nel soggiorno è stata realizzata con materiali riciclati e offre un'ulteriore fonte di calore. Salendo al piano superiore si possono ammirare i corrimano delle scale fatte con i rami di alberi locali. Le pareti della casa sono state costruite con la tecnica del cannucciato. Le pareti settoriali sono isolate con pannelli isolanti in canna. I pannelli di canna sono fatti di canna essiccata che ha buone proprietà di isolamento termico e acustico. È economica e rispettosa dell'ambiente per tutto il ciclo di vita. Per le pareti interne sono stati utilizzati pretagliati chiamati ecopannelli. Le tavole sono realizzate in paglia e cartone riciclato. La produzione di ecopannelli è ecologica e può essere facilmente smaltita. Rispetto alle lastre in cartongesso, gli ecopannelli hanno proprietà meccaniche, acustiche e di isolamento. Gli intonaci realizzati con l'argilla sono belli, di facile manutenzione, realizzati con ingredienti poco costosi e naturali. L'argilla assorbe naturalmente l'umidità in eccesso nell'aria, mentre la sua massa termica crea un accumulo di calore che aiuta a mantenere costante tutta la temperatura. L'intonacatura in argilla è ideale in combinazioni con pareti di arenaria che assorbano naturalmente l'umidità. L'argilla può spesso essere trovata facilmente, il che la rende un materiale da costruzione economico e sostenibile. Il sistema idrico permette di essere quasi completamente indipendente dal sistema idrico pubblico. L'acqua viene raccolta dal tetto in un serbatoio di 30 metri cubici. Dal serbatoio l'acqua entra nella casa attraverso diversi filtri che la rendono potabile. Per mantenere l'acqua il più pulita possibile si utilizzano solo detergenti e cosmetici ecologici. Utilizzano anche il bagno a secco che permette di risparmiare e mantenere pulita circa 150.000 litri di acqua all'anno. Non si utilizzano servizi igienici con sciacquone. Si riduce il consumo di acqua così che il serbatoio fornisce acqua sufficiente per 20 persone per 2 mesi. L'acqua delle docce e della cucina
Viene raccolta in zone umide, dove poi l'acqua viene immagazzinata in contenitori più piccoli e utilizzata per annaffiare i giardini. Lo stucco lustro veneziano è una tecnica che è stata inventata a Venezia per realizzare facciate decorative. Le pareti del bagno sono state coperte con intonaci in gesso liscio. È stata aggiunta una miscela di calce e polvere di marmo. Quando si è asciugato è stato aggiunto uno strato di sapone di Marsiglia. Lo scafo reagisce con la calce e crea uno strato di intonaco impermeabile all'acqua. Particolari sono le finestre termicamente modificate prodotte in Slovenia. Le finestre sono state realizzate in legno di abete rosso termicamente modificato. La modifica termica è un processo ecologico di protezione del legno in cui non vengono utilizzati prodotti chimici. Il premiato processo è stato inventato dalla Facoltà di Biotecnologia di Lubiana per migliorare le proprietà isolanti e prolungare la durata dei telai delle finestre in legno. È stata utilizzata la cellulosa per isolare il tetto della casa. La carta di giornale riciclata viene utilizzata per produrre fibre di cellulosa che vengono soffiate sotto pressione nello spazio isolante sotto il tetto. Le fibre riempiono anche le fessure più piccole e prevengono la formazione di ponti termici. Le eccellenti proprietà della cellulosa la rendono ancora meno conduttiva per il calore rispetto agli isolanti minerali più comunemente usati. I test dimostrano che la resistenza al fuoco della cellulosa può essere anche superiore a quella della lana minerale. Regolando l'umidità dell'aria, la cellulosa protegge l'intelaiatura del tetto dalla decomposizione. È importante che la produzione di isolamento in cellulosa sia estremamente efficiente dal punto di vista energetico e che le fibre di cellulosa possono essere facilmente riutilizzate quando il tetto deve essere sostituito. Le camere da letto sono grandi, spaziose e luminose. A Sun Hill si organizzano eventi, workshop e raduni. Viene offerto supporto a tutti coloro che vogliono adoperarsi per effettuare la transizione verso una vita più consapevole degli effetti delle nostre azioni sull'ambiente, sugli altri umani e sulle altre creature viventi. Inoltre il piccolo borgo istriano ospita volontari, volunturisti, come li chiamano loro, e iniziative come il programma europeo per la formazione sul campo Erasmus Plus, l'incubatore per ecovillaggi CLIPS e molte altre. Il principio base comune a tutte le comunità internazionali è infatti quello della condivisione. Infatti affermano: quando condividi con altre persone, spazi, mezzi di trasporto, utensili, apparecchi ad alta tecnologia, ripari e ricicli tutto il possibile, autoproduci il tuo cibo e una buona parte dell'energia che ti occorre, puoi diminuire drasticamente la quantità di denaro di cui necessiti per vivere con agio. È in questo modo che noi riusciamo a vivere quella che noi chiamiamo la semplicità lussuosa. L'idea di Sunny Hill è nata quasi per gioco, ma ora è realtà. È uno spazio di cooperazione, innovazione e ambiente di supporto per la ricerca, l'istruzione e la pratica attiva dello sviluppo sostenibile. La struttura può essere vista come un contenitore che ha la funzione di mostrare a chiunque passi per quel luogo incantato le più interessanti soluzioni per ridurre gli sprechi e l'impatto sull'ambiente, attraverso l'uso integrato di conoscenze tradizionali e tecnologia. Il progetto è in fase di ampliamento. Infatti, nel 2019 la cooperativa ha acquistato un'altra casa in rovina e si è deciso di ristrutturarla in modo ecosostenibile.